Ti sei mai chiesto perché una persona non riesca a uscire dalla tua mente? Dal momento in cui apri gli occhi al mattino fino all'ultimo respiro prima di dormire, eccola lì, a occupare i tuoi pensieri. E ti domandi, perché succede? Cosa c'è di così speciale o significativo in questa persona da impedire alla tua mente di smettere di pensarci? E, cosa ancora più importante, cosa puoi fare al riguardo? Questo è il canale Emozioni e Connessioni, uno spazio dove esploriamo i misteri del cuore umano e della mente. Oggi ci tufferemo in profondità in questo fenomeno che ci accompagna nei nostri giorni, cercando di capirne le radici e, naturalmente, come affrontare questi pensieri che sembrano non volerci lasciare. Cosa si cela dietro questa ossessione silenziosa? È amore? Bisogno? Oppure qualcosa che è ancora in sospeso? Resta con me, perché scopriremo insieme le risposte a queste domande e, forse, capiremo anche come gestire quelle persone che invadono i nostri pensieri senza il nostro permesso. Ti è mai capitato di pensare continuamente a qualcuno, come se quella persona fosse diventata una parte inevitabile della tua mente? Un caro amico, un familiare, o magari un amore perduto? Ebbene, non è un caso. Quando qualcuno ha un legame emotivo profondo con te, che sia un'amicizia, un rapporto romantico o persino un legame familiare, quella persona tende a stabilirsi nei tuoi pensieri come una presenza costante. E questo può essere disorientante, vero? Ma perché succede? La spiegazione è semplice: la nostra mente ha una straordinaria capacità di gravitare attorno a persone che hanno un impatto emotivo significativo nella nostra vita. Questi legami, questi sentimenti profondi, diventano ancore che tengono quella persona sempre lì, a occupare una buona parte del nostro spazio mentale. Tuttavia, è sempre qualcosa di positivo? O, a volte, questi pensieri si trasformano in preoccupazioni che ci tolgono la pace, ci svuotano e ci allontanano da ciò che è davvero importante? Ecco una domanda cruciale: questo legame sta davvero migliorando la tua vita? Oppure è diventato più una fonte di ansia e distrazione che di gioia e connessione? Riflettendo su questo, potresti scoprire che l'intensità di questi pensieri non è così salutare come sembra. Quando pensiamo a qualcuno che occupa costantemente la nostra mente, spesso crediamo che ciò significhi che la relazione è speciale o profonda. Ma la verità è che non tutti i legami emotivi portano con sé energia positiva. A volte, questi pensieri possono essere il modo in cui la nostra mente tenta di risolvere qualcosa che è ancora in sospeso. Se riflettiamo continuamente su una conversazione non conclusa, un gesto non ricambiato o un'aspettativa delusa, quei pensieri possono trasformarsi in un ciclo vizioso. La persona occupa la nostra mente non perché ci fa bene, ma perché c'è qualcosa di irrisolto, qualcosa che non siamo ancora riusciti a comprendere o accettare. Ora, immagina se questo legame stesse solo consumando la tua energia, allontanandoti da altri momenti importanti della tua vita. Stai davvero coltivando una relazione che ti rafforza? O ti stai perdendo in un mare di preoccupazioni che non portano da nessuna parte? La chiave è capire quando quel legame emotivo ti sta spingendo a crescere, amare e vivere più pienamente e quando, invece, si sta trasformando in un'ancora che ti impedisce di andare avanti. Una volta compreso questo, potrai decidere in modo più consapevole come gestire quella persona e l'impatto che ha nella tua vita. Sai mai avuto la sensazione che qualcosa fosse incompleto, che ci fosse una conversazione non terminata, una questione irrisolta? Forse è stata una discussione senza una vera conclusione, una rottura senza spiegazioni o un disaccordo rimasto sospeso, come se una pagina fosse ancora aperta, in attesa di essere girata. E ti accorgi che la tua mente, come se cercasse di fare giustizia, torna continuamente a quel momento. Perché continuo a pensarci? Sembra che questo pensiero riaffiori ogni volta, come se qualcosa dentro di te implorasse, gridasse per una chiusura. La ragione è semplice: la mente, per sua natura, cerca la chiusura. Quando una conversazione rimane in sospeso o un sentimento non viene completamente espresso, la nostra mente tenta ripetutamente di tornare a quel punto, rivivendo la scena e cercando di trovare una soluzione. Questo diventa un ciclo mentale. Un loop di domande e supposizioni. Ho detto la cosa giusta?
Avrei dovuto comportarmi diversamente? E più ci pensi, più diventa difficile uscire da questo vortice. Quindi, cosa fare quando ti trovi in questo turbinio di emozioni irrisolte? Perché non fermarti un attimo e riflettere a fondo su tutto ciò? Scrivere ciò che senti potrebbe essere un modo per mettere ordine nei tuoi pensieri e ottenere chiarezza. E, se la situazione lo permette, una conversazione onesta, senza timori o esitazioni, potrebbe portare alla chiusura tanto necessaria. Perché, in fondo, c'è solo un modo per chiudere veramente queste schede mentali aperte: fare il passo per risolvere ciò che è rimasto in sospeso. Ti sei mai sentito come se fossi bloccato in una conversazione che non è mai avvenuta? Come se le parole fossero rimaste nell'aria, senza forma, senza conclusione. Questi sentimenti irrisolti hanno il potere di dominare la nostra mente, occupando il nostro spazio mentale senza preavviso. La mente, in fondo, vuole trovare risposte, vuole comprendere, e finché questo non accade, continua a tornare su quei momenti, come se cercasse di decifrare un codice spezzato. Ogni volta che ci ripensi, emergono nuovi scenari: e se avessi detto questo? E se la reazione fosse stata diversa? Ma la verità è che, per quanto tu possa provarci, queste questioni irrisolte non svaniranno semplicemente. Rimarranno lì, in attesa di una risoluzione che, spesso, arriva solo affrontandole direttamente. Hai mai pensato a come sarebbe, invece di continuare a tormentarti con ciò che non è stato detto, lasciare da parte la paura e affrontare la situazione? Potrebbe essere una conversazione difficile, una confessione non fatta, o anche solo un gesto che non è stato compiuto. Facendo questo passo, cercando finalmente questa chiusura, scoprirai che il peso che portavi inizia a svanire. E forse ti sentirai più libero di andare avanti. Hai mai avuto la sensazione che un ricordo specifico non riesca a uscire dalla tua mente? Forse è una risata condivisa in un momento di pura connessione, o anche un abbraccio silenzioso dopo aver affrontato insieme una difficoltà. Queste esperienze, che siano di vulnerabilità o di celebrazione, lasciano un segno così profondo che il nostro cervello sembra non volerle lasciare andare. Perché questi ricordi continuano a tornare? La ragione sta nel loro significato emotivo. Il cervello, nella sua complessità, rivive questi ricordi perché hanno toccato qualcosa di molto profondo in noi, qualcosa che va oltre il semplice momento vissuto, sono diventati parte di ciò che siamo. Ma cosa fare quando questi ricordi diventano un peso, quando ti ritrovi a riviverli, desiderando che il tempo potesse tornare indietro? Stai permettendo al passato di definire il tuo presente? Questi ricordi, sebbene potenti, appartengono al passato. Sono stati significativi e belli nel loro tempo, ma ora sono frammenti di una storia che è già stata scritta. Il segreto è onorare questi ricordi, valorizzare ciò che rappresentano, ma accettare anche che il futuro deve essere vissuto in base a ciò che sei ora, non a ciò che eri. E se, invece di cercare di rivivere il passato, usassi questi ricordi come guida per creare nuovi momenti? È incredibile come certi ricordi rimangano impressi in noi, quasi come se fossero incisi nel tessuto del nostro essere. Ricordi di momenti che hanno segnato la nostra vita in modo così speciale, che possono riaffiorare in qualsiasi momento, riportando a galla tutte le emozioni che abbiamo provato in quei momenti. La sensazione di sicurezza, la gioia condivisa o anche il superamento di qualcosa di difficile insieme a qualcuno. Ogni risata, ogni lacrima versata in quei momenti diventano ancore che ci legano a ciò che è stato, a ciò che abbiamo vissuto insieme. Ma perché questi ricordi sembrano resistere al tempo, come se non volessero lasciarci andare? Perché hanno un significato profondo, qualcosa che va oltre il semplice vivere, in qualche modo, ci definiscono. Tuttavia, c'è un punto cruciale da riconoscere. Questi ricordi possono ancorarci al passato, facendoci vivere costantemente in quel tempo sospeso, dove ciò che è accaduto sembra essere più reale di ciò che stiamo vivendo ora. E questo può essere confuso, perché il presente passa in secondo piano, sempre paragonato a ciò che è stato. Stai davvero vivendo il presente, o sei bloccato in un luogo in cui il passato è più forte del futuro? I ricordi sono meravigliosi, sono una parte preziosa della nostra storia,
ma la sfida sta nell'accettarli come parte di ciò che eravamo, non di ciò che siamo. Il potere di lasciare il passato nel passato risiede nel permettersi la libertà di creare nuovi momenti, nel concedersi di vivere nuove storie e fare in modo che il futuro sia segnato da esperienze altrettanto significative. Hai mai pensato a come sarebbe se i ricordi di oggi, in futuro, diventassero la base di una nuova storia che stai vivendo ora? Valorizza i ricordi, ma senza permettere che ti impediscano di andare avanti, di costruire nuovi legami, nuove emozioni e nuovi momenti che, un giorno, saranno ricordati con la stessa intensità. E, se ti piace questo contenuto, non dimenticare di iscriverti a Emozioni e Connessioni. Qui esploriamo insieme le emozioni e i legami che contano davvero. Clicca sul pulsante di iscrizione e attiva la campanella per non perderti neanche un video. Continuiamo questo viaggio di autoconoscenza e connessione. Ti aspettiamo! Ti è mai capitato di pensare a qualcuno senza capire esattamente il perché? Il pensiero appare all'improvviso, quasi senza permesso, emergendo dal nulla. Ma cosa sta succedendo qui? Come può qualcosa di così profondo sembrare spuntare dal nulla? La risposta risiede nel lavoro silenzioso dell'inconscio. Anche senza accorgercene, il nostro subconscio elabora continuamente emozioni e sentimenti complessi, come un mare profondo che si muove sotto la calma superficie della mente conscia. Questo processo inconscio può rivelare molto più di quanto immaginiamo. E se, quando queste idee emergono, fosse perché c'è qualcosa di più profondo da comprendere? Pensa a quelle volte in cui hai sognato qualcuno, o in cui un ricordo è affiorato senza una spiegazione apparente. Non è un caso. La mente, spesso, cerca di comunicarci qualcosa, una sensazione irrisolta, un'emozione inespressa. Perché pensi che improvvisamente i pensieri su questa persona occupino la tua mente? Potrebbero essere segnali di qualcosa che necessita di essere affrontato o compreso. La vera domanda è: come fare chiarezza su ciò che sta accadendo nel profondo della tua mente? Come capire cosa l'inconscio sta cercando di dire? Un modo semplice e potente è attraverso la scrittura. Quando mettiamo i pensieri su carta, creiamo uno spazio affinché le idee si rivelino. Le parole diventano uno specchio che riflette le complessità della nostra mente. Prova a scrivere su questa persona, sui sentimenti che emergono quando pensi a lei. Cosa provi? Cosa significano queste emozioni? Scrivendo, non solo dai voce ai pensieri, ma permetti anche alla mente di comprenderli. E così facendo, inizi ad aprire le porte a una chiarezza che, fino a quel momento, era nascosta. Quando diamo spazio all'inconscio per esprimersi, sia attraverso la scrittura che con altre pratiche riflessive, possiamo iniziare a notare schemi e connessioni che prima passavano inosservati. Hai mai notato come, a volte, una semplice parola o un'immagine possa scatenare una valanga di pensieri ed emozioni? Questo è il subconscio che cerca di comunicare, portando alla luce ciò che non hai colto mentre eri immerso nelle richieste quotidiane. Scrivendo, potresti scoprire che quella persona che appare costantemente nei tuoi pensieri non è solo un ricordo, ma un riflesso di qualcosa che necessita di essere risolto dentro di te, un'emozione non elaborata o una questione in sospeso. Questo processo di portare l'inconscio alla luce permette anche di liberarti dalle influenze invisibili che modellano le tue decisioni e reazioni. Cosa si nasconde dietro questo pensiero ricorrente? A volte, è il bisogno di risolvere un conflitto interiore o di chiudere qualcosa che è rimasto incompiuto. Comprendendo meglio questi processi, acquisisci potere sulle tue reazioni e puoi finalmente prendere decisioni più consapevoli. Il semplice atto di scrivere trasforma il caos emotivo in qualcosa di più chiaro e comprensibile, permettendoti di fare pace con il tuo io interiore e liberarti da schemi mentali che non ti servono più. Ti sei mai sentito completamente assorbito da qualcuno, come se mente e corpo fossero in perfetta sintonia, senza sapere esattamente il perché? Cosa ci fa sentire così attratti da una persona? Non si tratta solo di aspetto fisico o parole, è qualcosa di molto più profondo e, spesso, inaspettato. Quando proviamo attrazione, sia emotiva che fisica, il nostro corpo entra in azione in modo quasi magico. La dopamina,
il neurotrasmettitore della felicità inizia a essere rilasciata, creando una sensazione di piacere che può persino darci quella euforia, come se il mondo fosse più luminoso. Ma cosa significa davvero? Perché qualcosa di così istintivo può dominare la nostra mente e i nostri sentimenti, anche quando la logica ci dice il contrario? L'attrazione è una forza potente, a volte incontrollabile, che può farci desiderare di stare vicino a qualcuno, pensare continuamente a quella persona o persino perderci nell'idea di una connessione. Ma questa attrazione è davvero positiva per te? Oppure ti sta facendo più male che bene? È il momento di valutare. Se l'attrazione è reciproca e porta equilibrio, può essere un'esperienza meravigliosa, ricca di potenziale. Ma se non lo è, se senti di dare più di quanto ricevi, è fondamentale reindirizzare la tua energia. Che ne dici di investire su te stesso? La chiave è nella cura di sé, imparare a riconoscere quando l'attrazione diventa un riflesso di qualcosa che realmente ti serve per crescere, e non qualcosa che semplicemente ti trattiene. A volte, il più grande atto di amore per se stessi è riconoscere che, anche di fronte a una connessione intensa, il meglio è scegliere un percorso in cui il benessere personale sia la priorità. Quando sei immerso nell'attrazione per qualcuno, può essere difficile vedere le cose con chiarezza. Il desiderio, che sia fisico o emotivo, ha il potere di offuscare la ragione. La sensazione di felicità ed euforia può creare una sorta di illusione, in cui pensiamo che quella persona sia tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sentirci completi. Ma ti sei mai chiesto se questo desiderio è allineato con ciò che realmente ti fa bene? È importante prendersi una pausa e riflettere. L'attrazione può essere meravigliosa, ma può anche creare una dipendenza emotiva che, spesso, è più dannosa che benefica. Se, valutando la situazione, ti accorgi che questa attrazione non è corrisposta in modo sano o ti lascia in una posizione vulnerabile, è il momento di riprendere il tuo potere personale. Investire su di te, esplorare nuove passioni e ridirigere la tua energia verso la cura di te stesso è fondamentale. La vera connessione con qualcuno inizia dalla connessione con te stesso. Ciò che desideri è una relazione che aggiunga valore alla tua vita, non che ti appesantisca o ti faccia sentire incompleto. Amando davvero te stesso, crei spazio per attrarre ciò che è autentico e reciproco, senza bisogno di perderti lungo il percorso. Hai mai notato come, a volte, inizi a pensare a qualcuno senza nemmeno renderti conto del perché? Può succedere ascoltando una canzone, passando per un luogo, o persino durante una semplice tazza di caffè. Come può qualcosa di così semplice trasformarsi in un ciclo che non riesci a interrompere? Questo accade perché, poco a poco, quei pensieri diventano un'abitudine, quasi una pratica quotidiana, come una routine che il cervello comincia a seguire automaticamente. La mente umana è affascinante sotto questo aspetto. Cerca l'efficienza e, col tempo, crea schemi che si ripetono senza che tu abbia il controllo su di essi. Ma come interrompere questo ciclo? La chiave sta nel sostituire questi pensieri automatici. Se ti accorgi che stai pensando a qualcuno più di quanto dovresti, forse è il momento di chiederti, cosa sto trascurando a causa di questo? Ogni elemento che innesca quel pensiero è un'opportunità per cambiare la tua pratica mentale. Che ne dici di usare quell'energia per coltivare nuove abitudini? Può essere imparare qualcosa di nuovo, dedicarti a un hobby o semplicemente concentrarti sulla cura di te stesso. Cambiando la routine, inizi a rafforzare il controllo sui tuoi pensieri e, poco a poco, sostituisci l'abitudine di pensare a quella persona con qualcosa di più positivo e costruttivo per te. Sapevi che, col tempo, la mente crea associazioni automatiche tra determinati stimoli e i pensieri che emergono? Per esempio, una semplice azione quotidiana, come prendere il telefono, può immediatamente riportare alla mente una persona in particolare. Questo accade perché, nel corso delle interazioni, quei pensieri sono stati rafforzati da una ripetizione costante. E come invertire questa tendenza? Invece di cedere all'impulso di pensare a quella persona, puoi cominciare a sostituire quei momenti con qualcosa che alimenti davvero il tuo benessere e la tua crescita. La pratica è fondamentale.
concentrandoti su qualcosa di positivo e costruttivo, come dedicarti alla lettura, praticare la meditazione o impegnarti in un'attività fisica, inizi a riprogrammare la mente. Invece di essere trascinato da pensieri involontari e ripetitivi, crei nuovi stimoli che rafforzano la tua cura di te stesso e il tuo benessere. Col tempo, queste nuove abitudini iniziano a occupare lo spazio che prima era dominato da una sola persona. Questo non significa dimenticare qualcuno, ma ridirigere la tua energia verso qualcosa che contribuisca realmente alla tua crescita. Il cambiamento delle abitudini mentali non avviene dall'oggi al domani, ma con una pratica costante puoi trasformare ciò che era un ciclo automatico in qualcosa che, invece di controllare i tuoi pensieri, li rafforza verso il tuo meglio. Quali abitudini puoi iniziare a coltivare oggi per occupare la tua mente in modo più positivo e sano? Ti sei mai trovato a cercare di mettere insieme i pezzi di qualcosa che è rimasto senza spiegazione? Come un puzzle che non si completa mai, in cui le risposte semplicemente non arrivano. E se ti dicessi che questa mancanza di chiusura è una delle ragioni per cui la tua mente insiste nel tornare al passato? Questo accade perché il nostro cervello è instancabile quando si tratta di risolvere enigmi emotivi. Cerca con tutte le sue forze di capire, concludere, chiudere cicli che non sono mai stati completati. E, senza saperlo, rimani intrappolato in queste questioni, cercando di capire qualcosa che, molte volte, non ha nemmeno una spiegazione. La sensazione che qualcosa sia rimasto in sospeso, che sia un malinteso, un addio senza parole o una situazione irrisolta, lascia un vuoto. Ma perché succede? Perché la nostra mente si aggrappa a queste lacune? Il cervello si è abituato a trovare risposte, a chiudere storie. E, quando non ci riesce, rimane bloccato, intrappolato in queste incertezze. Come affrontarlo? Invece di aspettare una risposta che forse non arriverà mai, la strada è accettare ciò che è accaduto e concentrarsi su ciò che puoi controllare, il tuo benessere. Ti sei mai fermato a pensare che la vera risposta potrebbe trovarsi in come reagisci, e non nel cercare di capire tutto? La mancanza di chiusura crea una sensazione di pendenza nella nostra mente. Come un file non salvato sul nostro computer, quel punto rimane lì, in attesa di essere completato. Ma se, in realtà, quel file non avesse mai bisogno di essere salvato? A volte, il modo migliore per affrontare qualcosa di incompiuto è permettere che rimanga semplicemente in pausa, senza forzare conclusioni. La mente umana ha un bisogno così profondo di risposte che spesso ignoriamo il potere di andare avanti, accettando che non tutto nella vita ha bisogno di una spiegazione logica o chiara. Ora immagina se, invece di cercare incessantemente una risoluzione, iniziassi a concentrarti su ciò che ti circonda, sulle piccole gioie del presente. Come sarebbe la tua vita se lasciassi queste questioni passate dove appartengono? Questa accettazione non significa arrendersi, ma fare un passo verso l'autosufficienza. Non hai bisogno di dipendere da risposte esterne per andare avanti. Il vero potere sta nella tua capacità di prendere in mano il tuo percorso, senza aspettare qualcosa che, in realtà, potrebbe non arrivare mai. Ciò che fai con l'oggi è ciò che conta davvero. Ti sei mai sorpreso a pensare a qualcuno, come se la tua mente non riuscisse a liberarsi di quella persona, come se i pensieri si avvolgessero intorno a lei senza mai fermarsi? Questa esperienza, più comune di quanto immaginiamo, è il riflesso di emozioni profonde, preoccupazioni irrisolte o persino di connessioni significative che continuano a lasciare un segno nella nostra storia. Ma cosa significa davvero? Potrebbe sembrare difficile da comprendere, ma questi pensieri costanti, per quanto sembrino fuori dal nostro controllo, sono in realtà una finestra sulla nostra mente e sui nostri sentimenti. La chiave per affrontarli sta nel riconoscere questi sentimenti senza giudicarsi. Hai mai pensato che forse ciò che provi non è un peso, ma un'opportunità per conoscerti più profondamente? Invece di lottare contro questi pensieri, possiamo cercare modi per reindirizzare la nostra energia. Concentrati nel prenderti cura di te stesso, permettendoti di crescere e, allo stesso tempo, rispettando i tuoi sentimenti senza permettere che siano loro a definire chi sei. Hai mai immaginato quanto potresti diventare forte liberandoti da quei legami emotivi che ti trattengono? Credimi,
Giorni migliori stanno arrivando, e la forza per cambiarli si trova dentro di te. Se hai vissuto qualcosa di simile o hai una storia sulle relazioni che desideri condividere, non dimenticare di commentare qui sotto. Vogliamo sapere cosa hai imparato da queste esperienze. Ti sei mai trovato a pensare incessantemente a qualcuno? E, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale Emozioni e Connessioni e per altri contenuti su come comprendere e gestire i sentimenti che ci guidano. Siamo insieme in questo viaggio di autoconoscenza e connessioni autentiche.